Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario e per i più esperti anche Luna e Venere. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2025. Andiamo a vedere prima di tutto per il percorso magico iniziatico con gli oracoli qual è la direttiva, la linee guida da seguire e poi andremo a vedere con i tarocchi, andiamo a vedere la parte generale, come applicare quello che esce e poi sull'amore per andare a incanalare la tua energia verso la missione, gli obiettivi della tua anima che si conseguono quotidianamente, allineandosi sempre di più alla grande visione. Ok? Allora, andiamo a vedere, partiamo con la parte oracolare, questi e le carte del drago immaginale di Selene, dove leggeremo di qua solo la prima parte e alla fine di tutto il nostro percorso, alla fine del video, faremo la pratica affinché tu possa incanalare la tua energia verso gli obiettivi quotidiani della tua missione dell'anima, d'accordo? Ok, allora partiamo, iniziamo con questa, Acquario. Marzo 2025, Acquario, una, due e tre per iniziare. Ok, allora, allora facciamo un bel respiro profondo. Quando inaliamo la realtà scompare, si sta per creare. Quando esaliamo la realtà appare, si manifesta. Facciamo un bel respiro dalla bocca e magia. Allora, andiamo a vedere. Marzo 2025, Acquario. Costruire palazzi, si stanno mettendo fondamenta per nuove cose in questo mese. Si faranno dei progetti, si faranno dei progetti per nuove cose. Soulmate, anima gemella, e avrai delle anime affini con le quali collaborare affinché tu possa sedimentare nuovi progetti sulla base della tua nuova identità, sulla base della tua nuova ritrovata forma psicofisica, una tua nuova identità che si approccia più ad essere un'identità più allargata, no? Del limitato senso dell'io che abbiamo sempre, grazie allo studio e alle pratiche che facciamo sempre. Soulmate, che significa anima gemella, quindi anima gemella non soltanto, come vi racconto sempre in tutti i podcast dell'arte sciamanica, non è soltanto la persona con la quale entri in relazione amorosa, ma è un amore più allargato, possono essere degli amici stretti, dei partner di lavoro, delle persone che sostengono i tuoi progetti e ti sentirai sulle ali della perfetta creatività, io sento in questo mese. Vediamo le carte del drago immaginario di Selene. La ribellione, non ci credo, è uscita anche nella tua stesa sulla missione dell'anima, ti ricordi? Per chiunque non l'avesse vista, la missione dell'anima la trovate nella playlist segni zodiacali e andate al vostro segno sulla missione dell'anima, cioè siete proprio ribelli. Però vi dico una cosa, nel mese di marzo, grazie anche al lavoro che state facendo insieme a me sul canale, questa ribellione verrà messa in atto con questa carta qui e trovi anche le persone che sostengono i tuoi ideali di ribellione. La ribellione a cosa ci si deve ribellare? Qua c'è un gufo, la civetta, ai valori della notte, ai valori dell'invisibile. Io metto in pratica, io mi alleo all'invisibile e perché soltanto l'invisibile, che è il mio amante mistico, la mia mente creativa, la mia intuizione, può farmi sedimentare nel piano pratico e materiale questi nuovi progetti e rendermene conto. Ok? Sono bellissime carte di partenza, leggiamo solo la prima parte della ribellione, poi ci andiamo a fare i tarocchi e alla fine di tutto il nostro video leggeremo la pratica per andare incontro alla realizzazione di questi progetti. Ok? Allora,
Numero 11, ribellione. Allora, leggiamoci la ribellione. La ribellione è una forma dell'amore. Ti ribelli quando qualcosa ti sta a cuore. Ti ribelli in nome di chi ami. Ti ribelli per volontà di comunione e partecipazione. La ribellione è un'energia spirituale, una forza dell'anima. Avendo perduto il tempo paradisiaco delle origini, che è da identificare come uno stato della coscienza e non come un tempo cronologico, l'umanità cerca di ritrovarlo nel mondo attraverso l'uso di leggi, norme e regole. Con questo però non solo non ritrova lo stato di coscienza non duale, l'unità, l'armonia primordiale, ma in verità se ne allontana sempre di più. Per usare il linguaggio dell'ognosticismo, cioè che è il cristianesimo esoterico dei Vangeli apocrifi, le norme, le leggi, le regole sono gli arconti, figli di un funesto demiurgo. Cioè ti sta dicendo che per ritrovare il paradiso delle origini, che è lo stato di coscienza ampliato, dove tutto è bellezza, amore, puoi realizzare tale bellezza e amore, non devi usare le leggi che ci sono nella società. Le leggi della società ti vogliono manipolabile, prevedibile e governabile, non vogliono che tu accedi a uno stato di coscienza ampliato dove tutto è realizzabile, mi spiego? Ok. La ribellione è una forza dell'anima che punta a dissolvere il potere illusorio dell'arcontato. L'arcontato è l'insieme, ripeto, di norme, di leggi create per governare le persone, per governare, per avere il potere sugli dei. Ok? La ribellione non è rivoluzione. La rivoluzione punta a sostituire un potere esterno con un altro potere esterno. La ribellione è il risveglio del potere interno. Cioè tu non ti devi ribellare fuori contro un potere esterno, contro le leggi, contro le norme, contro il governo, contro un sistema, contro le persone. No, la ribellione è interna perché l'arcontato, l'insieme di norme e di leggi, ce l'hai tu nel subconscio a livello di matrix. Ti devi ribellare alle tue stesse credenze. Poiché la prima e principale barriera di contenimento è costruita dalla mente, infatti, innanzitutto ci si ribella alla mente in nome dei valori dell'anima. Cioè tu questo mese ti ribellerai concretamente alla mente in nome dei valori dell'anima. I valori dell'anima sono i valori della notte, intuizione, eterno femmineo, l'invisibile. Io mi affido all'invisibile, fede in ciò che non si vede, perché quello mi fa concretizzare i miei obiettivi. Ok. Il ribelle, proprio come il poeta, è un essere che, senza antitesi, senza rabbia, senza antagonismo e rancore, ma con la bellezza, il sorriso e l'amore, trova il modo di ristabilire l'equilibrio tra il proprio mondo e la natura. Cioè inizia a comunicare con la natura. La natura non è intesa solo come gli alberi, la natura è lo spirito invisibile di tutte le cose. Inizia a comunicare non più con l'albero di pino, ma anche con lo spirito dell'albero di pino. Lo spirito in ogni cosa, e questa è la ribellione che deve avvenire in questo sistema di credenze. Non più distinto e separato dall'invisibile. L'invisibile e il visibile cooperano in unione erotica, come ci insegna lo yoga sciamanico. E unione erotica significa unione procreativa. Se tu comunichi con l'invisibile e ti affidi all'invisibile, crei immagini, eventi, situazioni all'altezza della tua anima, quelle che ti fanno concretizzare, trovando le persone giuste con le quali condividere questa visione meravigliosa delle cose, che è la visione del paradiso delle origini. Ok. Il ribelle ritrova le armonie cosmiche e vi si reimmerge. Da quel momento non deve più lottare per realizzare ciò che vuole, le cose vengono a lui. Quando ti allei all'invisibile non devi più sforzarti, lottare per realizzare le cose, no, hai fede nell'invisibile una volta che tu hai espresso il tuo intento. L'unica tua Nello yoga sciamanico ci insegnano come realizzare tutti gli obiettivi e non è la psicologia da bar o la legge d'attrazione da bar o da supermercato che abbiamo adesso, è la vera legge, la vera dottrina. Quando tu esprimi un intento, vuoi realizzare qualcosa, tu devi sacrificare agli dei qualcos'altro. Questo sacrificio è l'offerta che tu dai agli dei affinché ti portino ciò che vuoi. Tale offerta fondamentalmente è il sacrificio della tua mente razionale. Io sacrifico a te, mio amante mistico, mio sposo celeste, sposa celeste, sacrifico la mia mente razionale. Sacrifico le mie paure, ti sacrifico le mie ansie. Io sacrifico a te questo
e so che tu mi porterai ciò che desidero e io mi devo concentrare quotidianamente soltanto sull'offerta, sul sacrificio che ho fatto agli dèi quotidianamente. Non devo più pensare al mio desiderio, ma devo pensare quotidianamente, costantemente, all'offerta, al sacrificio che ho fatto. Sacrifico la mia mente razionale. Ok. Il responso del drago. Questa carta ti indica la presenza di una situazione che non va e a cui devi ribellarti. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale. Allora, in questo mese abbiamo visto cosa si può creare. Quindi ci sarà qualcosa che non va per creare queste cose. Questa costruzione di palazzi, mettere basi per qualcosa di nuovo, idee e progetti. Bene. L'unica cosa che non va, ce lo dicono le carte, qual è? Non devi allearti al mondo esterno, alle leggi, agli arconti, alle norme, alle regole, fondamentalmente alla tua mente razionale. Devi allearti al divino e come ti ho detto prima, allearti al divino significa delegare a lui la responsabilità di realizzare queste idee e progetti e tu quotidianamente devi fare l'opera di sacrificare quello che hai offerto al divino, la tua mente razionale, le tue ansie, le tue paure. Quindi ti faccio un esempio di quelli che facciamo noi nello yoga sciamanico. Voglio realizzare un progetto artistico. Questo progetto artistico è un progetto enorme, da un progetto artistico a fare una torta, a realizzare, ok? Voglio realizzare questo. Non lo devi fare tu. Tu chiedi al divino, al tuo amante mistico, o sposa celeste o sposo celeste, di realizzare quell'obiettivo. Però devi fare l'offerta. Io offro la mia mente razionale, la paura di fallire, la paura di non farcela, offro le mie insicurezze e la mia ansia. Una volta fatto questo, tutti i giorni tu non devi più pensare all'obiettivo, devi concentrarti quotidianamente sull'offerta che hai fatto. Quindi, non pensando più all'obiettivo durante la giornata, ti viene in mente di fare qualcosa sul lavoro, devo fare quella cosa, ah ma non ce la faccio. Attenzione, ricordati cosa hai offerto agli dèi. Quindi anche su obiettivi che non c'entrano nulla col tuo obiettivo principale, tu ti devi concentrare quotidianamente nell'offerta che hai fatto agli dèi. No, no, io ce la faccio, ho offerto la mia paura di fallire agli dèi. Quindi io ce la faccio a fare quella cosa quotidianamente. Ok? Ok, adesso andiamo a vederci, ci mettiamo il segno qui, con i tarocchi nella realtà fenomenica. Allora, ci mettiamo qua queste, bellissime carte, bellissime, bellissime carte, sono proprio cucite addosso a te, Acquario. Io ne so qualcosa. Allora, andiamo a vedere. Vediamo cosa accade nella realtà fenomenica. A livello generale, cosa ci vogliono dire i maestri? Qual è l'immagine, quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti che si paleseranno a te in questo mese, dove applicare quello che è uscito. Acquario. Marzo 2025. Acquario. Cosa accade? Vediamo. Paggio di spade, qua ci sei tu che osservi, che studi, che prendi informazioni. La temperanza, vedo ottime comunicazioni e l'energia che fluisce. 6 di spade, può esserci un viaggio, uno spostamento, tu che ti sposti più del solito in questo mese. E il re di spade, guarda, io ti dico che mi parlano di più cose, prenderai delle decisioni per spostarti o per fare degli avanzamenti nella tua vita con profondo discernimento e consapevolezza. Cosa voglio dire con questo? Su tutti gli ambiti della tua vita porterai un equilibrio. Tale equilibrio viene da una profonda consapevolezza del fatto che la realtà esterna è un prodotto, è un'apparizione, è un sogno. Quindi tu cambi la realtà in qualsiasi momento affidandoti all'invisibile. Praticamente il succo di questo. Avrai le idee chiare, re di spade, nel fare degli spostamenti e nel muoverti con la consapevolezza che l'equilibrio di tutte le cose, la temperanza, si raggiunge soltanto alleandoti con l'invisibile.
io ho fede in te, io ho fede in te, ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi. Ciò che tu vuoi, lo dici all'invisibile, al divino, ti dà le intuizioni giuste per prendere le decisioni, per fare i giusti spostamenti in questo mese. Per realizzare cosa? Quello di cui abbiamo parlato, diversi progetti secondo me hai qua, o un progetto importante, per ribellandoti al luogo comune, alle leggi, agli arconti, tu prendi le decisioni giuste per fare spostamenti e muoverti. E questo sei animata dall'angelo della temperanza. L'angelo della temperanza, come ci insegna anche il maestro Jodorowsky, quando esce significa che tutti questi spostamenti, le decisioni che prenderai sono volute dall'alto e sono ben definite. D'accordo? Mm. Vediamo adesso a livello positivo, carta positiva per te in questo mese. 9 di bastoni, carta positiva, mi parla della tua determinazione di andare incontro a quello in cui credi. Vedi Cavaliere di bastoni, animato da un grande fuoco e fermento interiore. Questa carta mi parla un po' del fatto che non hai mollato, conseguo, persisto e conseguo. Non hai mollato. Vediamo ancora l'energia positiva per te. 2 di denari, ti vedo molto indaffarato in questo mese, nella realizzazione di tanti progetti e saprai gestirli perfettamente, avendo le idee chiare, affidandoti al divino laddove senti un po' di stanchezza, perché ti vedo indaffarato su più cose, anche sul lavoro, su vari progetti, affidando al divino le cose, ti vedo ristabilire le tue priorità, cioè se per esempio in altre circostanze avere molte cose da fare ti poteva creare un circuito di pensieri e ti stancava, questa volta saprai delegare al divino le responsabilità di cose che ti stancano, mi spiego? Perché c'è l'angelo della temperanza qua. E ti vedo molto indaffarato, vedi c'è la stella, vedo che realizzi delle cose in questo mese, soprattutto una realizzazione personale sugli ambiti che ti competono, mi spiego? Sì, tu stai riprendendo? Sì. Ok, detto questo, adesso ci andiamo ad analizzare l'amore e alla fine di tutto vediamo il rituale per la buona riuscita. Ok. Allora, sull'amore iniziamo a mettere queste carte, vediamo un po' nell'amore cosa accade per te, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Anche qui ricordiamo che le carte principali, che sono ribellarsi agli arconti, alle norme, alle leggi, alla matrix che è dentro di te, ai tuoi stessi pensieri limitanti e andare incontro alla costruzione. Ricordati, costruzione, le basi di qualcosa, perché qua ci sono delle anime gemelle o un'anima gemella, va bene? Vediamo un po' qual è l'energia per te in amore marzo 2025. Possono essere importanti in questo mese per te i giorni 11 marzo e 28 marzo. Ok, 11 marzo e 28 marzo. Vediamo, amore per te. Abbiamo Paride, abbiamo qualcuno che passa alla conquista qui. Allora, Paride è colui che passa alla conquista, un giovincello greco che è anche molto sicuro di sé, avrai a che fare con una persona molto sicura di sé, anche un po'. Dipende dai gradi di coscienza, no? Qua abbiamo una persona che passa alla conquista ed è un giovincello, anche un animo giovane. Può essere anche un po', come dire, un po' orgogliosa questa persona, ecco, un po' lo vedo, una persona che ti punta di conquista so di farcela. Questa è l'energia che gravita, anche se è una donna, questa è l'energia che gravita per te in questo mese. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, andiamo a mettere prima di tutto la tua fila, la fila per te in amore e poi la fila della persona che ti viene incontro, l'energia della persona, dell'altro fuori da te che ti viene incontro in amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario in questo mese di marzo 2025? Il Papa,
6 di bastoni, stai molto forte questo mese, cavalieri di bastoni. Allora in questo mese ti vedo molto forte, perché allora io ti vedo avere le situazioni sotto controllo, ti vedo anche molto affascinante. Vedo che il Papa mi parla di decisioni importanti che prenderai in questo mese per quanto riguarda diversi aspetti della tua vita e anche sull'amore. Laddove prendi decisioni sull'amore, vedo che prendi decisioni di conquista. Decisioni di conquista del ce la faccio perché ho nuove credenze. Va bene? Ho nuove credenze che mi parlano di decisioni ferme che voglio prendere nella mia vita in questo mese, in tutti gli ambiti e anche a livello amoroso. Vedo che c'è una forte passione per te in questo mese, c'è il risveglio della Kundalini, forte sessualità, cavaliere di bastoni. Mi parlano del viversi la sessualità o viversi quello che arriva, questo risveglio dei sensi che ci porta la primavera in modo impeccabile. Quindi io vedo una relazione, vedo forte passione, attrazione e anche un aver tutto sotto controllo da parte tua. Ti vedo risplendere perché prendi, ripeto, decisioni ferme che vieni animata o animato da dentro e vedo avere sotto controllo una situazione con una persona, c'è molta passione. Sì. Passione, passione, ti vedo viverti la passione qua. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Ti vedo anche un po' più matura emozionalmente della persona con la quale avrai a che fare. Ti vedo più matura emozionalmente, però questo non ti impedisce di vedere anche un'opportunità dietro quella persona, anche se reputi un po' più immatura di te. Vedi l'opportunità, cioè il vedere una persona più immatura a livello emozionale di te non ti impedisce di vivertela. Mi spiego perché il contatto con l'invisibile, ricordiamo, è la carta, la ribellione per te. Io sacrifico la mia mente razionale, quindi se vedo una persona più immatura di me, cosa direbbe il sociale sulla persona più immatura di me? No, non è la mia altezza, però se ti piace sta persona, quando il corpo parla, il corpo dice tutto, quindi questa cosa non ti impedisce di vedere un'opportunità dietro a questa relazione, va bene? Cioè, quando il corpo parla, la mente deve stare zitta. Se ti piace una persona, però la reputi immatura dal punto di vista emozionale, il Papa te lo sta dicendo bene. C'è un'opportunità importante, viviti questa cosa, lascia andare dopo, lascia andare ieri, non pensare a domani, non pensare a ieri, vivilo. Ok. Vediamo un po' l'energia di questa persona che ti viene incontro, della persona che ti viene incontro per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario. Qual è l'energia verso di te? Il sole, c'è molta allegria qua. La ruota della fortuna, cambio. L'otto di bastoni, c'è molta allegria e ilarità. C'è una persona, vedo una grande amicizia prima di tutto, una persona con la quale giochi, ridi, ti diverti e vedo una bellissima energia, ti devo dire la verità. È una persona che arriva con una buona vibrazione nei tuoi confronti. La ruota della fortuna mi parla che è il destino che te la manda. Il destino gira a favore di questo e l'otto di bastoni, vedo viaggi, movimenti e spostamenti verso di te. È una grande energia di fermento, di allegria, di ilarità. Ok. Vediamo, queste sono le due energie. Vediamo alla fine cosa accade in amore per te, alla fine di tutto. Cavaliere di coppe, che ti ho detto, certamente sì, c'è un invito. Qua due di denari. Sette di spade, c'è questo invito, ma secondo me tu ogni tanto te la dilegui, te la fili. Allora, io ti vedo perché probabilmente qua c'è molto, o puoi avere delle opzioni, per alcuni di voi avete delle opzioni. Per chi non ha delle opzioni, io vedo che c'è questo invito, però hai un po' di dubbi rispetto a questa persona. Ogni tanto te la fili, sette di spade sei tu acquario, no? Ti dilegui un po', oppure ci giochi con questa persona, ci giochi consapevole del fatto che c'è questa maturità da parte tua rispetto a quest'altra persona che la vedo un po' più immatura, infatti te l'avevo già detto, un po' paride, no? E vedo che sei un po' in dubbio, 10 denari, sei molto concentrata sulle tue cose lavorative e sui tuoi progetti. Dai spago a questa persona, però ogni tanto ti dilegui, c'è una sorta di strategia perché ti vedo più forte, ok? Vediamo un po' energia positiva per te in amore. Sei di coppia, energia positiva, vedo che starai benissimo, sai? Vedo che starai benissimo perché te la giochi bene, questa persona è anche animata dal tuo gioco, un po'.
dal tuo gioco, dal tuo saper fare. Sei di coppia, mi parla di un'energia bellissima in questo mese per te, dove vedo molta felicità del cuore. È una persona che conosci bene, secondo me. O al di là se la conosci o meno, è una persona che ti porta molta allegria quel sei di coppia, ritornare un po' bambine, bambini. Vediamo carta negativa. Regina di bastoni, carta negativa, può essere che all'inizio non ti percepisci un po' questa immaturità e non ti va tanto. Sei un po' sulla difensiva, 9 di bastoni, anche se sei uomo, eh. È come se non ti andasse tanto all'inizio, però poi vedo sì. Però poi vedo sì. Vediamo il 7 di spade, perché il 7 di spade? 10 di bastoni. Poi, allora, secondo me ci sono degli impegni di natura di altre responsabilità tue, perché c'hai il Papa. E quindi questa persona vuole stare con te, vedo che c'è molto movimento nei tuoi confronti, però ci sono delle situazioni un po' più pesanti relative o al lavoro o a delle indecisioni tue, di trovare anche del tempo, perché ripeto, ti vedo molto indaffarata. Vediamo un po' il 2 di denari di cosa mi parla. L'asso di denari, opportunità sul lavoro importanti secondo me ci sono. 4 di spade, vedi che possono un po' rallentare le relazioni amorose, però già c'è la carta del soulmate, cioè dell'anima gemella, è come se mi dicessero questa persona ti sostiene. Vediamo perché la regina dei bastoni a blocco. La temperanza, perché ogni tanto ti può fare innervosire questa persona. Puoi perdere un po' la pazienza, ti può innervosire, oppure tu vuoi qualcosa che non sia, non lo so, ti può fare un po' innervosire, mi dicono, questa persona. Però poi col 6 di coppia assolutamente ti dico che la pace ritorna, perché non vedo, cioè tu ti dilegui un po' perché ti può fare un po' innervosire questa persona, però vedo col 6 di coppia, proprio la carta anche delle anime gemelle, che tutto va bene alla fine. Secondo me sono un po' di giochi che fai qua. Vediamo perché il 6 di coppia è positivo. 9 di denari, che ti ho detto? Hai molto lavoro da fare, o comunque i tuoi progetti sono prioritari e ti dedichi anche a questa persona, però ti dilegui un po', ti spiego. Allora, hai da fare del lavoro, i tuoi progetti stanno andando bene, c'è qualcosa che ti anima, bene. In tutto questo c'è anche questa persona con la quale stai bene, ok, magari ti vuole vedere un po' più spesso, vuole stare con te, tu però hai altro da fare pure, va bene? Cioè ti godi questa persona e ti dedichi anche alle tue cose, d'accordo? Ok, qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, ariete, leone, sagittario, vergine, toro, forte, sì. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui, lei. E per tutte le ragazze nuove li puoi trovare sotto l'info box in descrizione. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quindi qua c'è un rientro per alcuni di voi, oppure una persona che va e viene, va bene? C'è un rientro perché non si è sentito degno di te, per alcuni di voi, tant'è che c'è il 6 di coppe, la carta anche delle persone che già conosci, no? Quindi c'è un perdonami e tu questa volta gliela fai un po' pagare, ma nel senso buono. Ecco, per alcune. Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. C'è una persona che vuole solo te, se ha detto qualcosa di diverso a qualcun altro non è così, te lo dirà, viene, si sposta e tu te la sai giocare, questo mese, te la giochi. Cos'altro? Con te posso essere autentico e ci sarà proprio la verità davanti ai tuoi occhi, una persona che si dimostra autentica nei tuoi confronti, se ci sono state delle fughe, diciamo, o se ci possono essere per alcuni di voi delle fughe in questo mese da parte di questa persona, anche se non vedo l'energia negativa, onestamente. Qualcosa che ti dà un po' fastidio, non lo so, si rivela poi la verità, ok? E qua vedo che va tutto bene. Adesso, al netto di quello che abbiamo visto, come ti ho detto all'inizio, leggiamoci il rituale della buona riuscita per te in questo mese nel percorso iniziatico. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, il rituale di questo mese è questo. Ricordati che ti devi ribellare alla tua mente stessa razionale e allearti all'invisibile. Il rituale per la buona riuscita. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, che è quella con i piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce,
oppure anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente. Rilassati profondamente facendo 10 respiri dal naso, leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Non so se alcuni di voi fanno yoga, sicuramente sì, è il respiro Ujjayi quello che chiede, è praticamente questo. Ok? Penso che si è sentito. Più profondo praticamente. Poi contempla la tua situazione e chiediti: mi sto facendo andare bene questa situazione oppure sto scegliendo liberamente? Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla mente, che pretende di calcolare il tuo vantaggio e il tuo svantaggio aderendo ai principi dell'arcontato, cioè ti spiego, aderendo ai principi della morale che hai dentro di te, se scopri che stai facendo qualcosa e non la vuoi fare, però stai aderendo a un concetto, no, la devo fare perché altrimenti, no, si dovrebbe fare altrimenti, quello è l'arcontato. Allora, se scopri questo, che stai facendo quindi qualcosa che ti trattiene la mente, fai altri 10 respiri profondi, consapevoli, immaginando una luce che attraversa il tuo corpo. In questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti, l'energia che ti serve per vincere la Matrix dentro di te, le tue leggi stesse. L'animale connesso alla meditazione è il gufo, e lo vedevamo qui. Perché per vincere le norme, le leggi che tu hai nella testa, che sono le norme e le leggi del sociale, devi appellarti all'invisibile, e il gufo è l'animale dell'eterno femmineo, perché ha in sé i valori della notte, l'anima è della notte. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Quindi mi spiego, fate questi respiri, visualizzate poi il gufo, fatelo più volte, io vi suggerisco di farlo, tanto ci vogliono veramente manco 5 minuti al giorno, ok? Poi ognuna di voi, a seconda di livello di consapevolezza o del lavoro su di sé che vuole fare, sa che se lo fate ogni giorno, come percorso iniziatico, allora riuscite sempre di più a incanalarvi verso la strada della non mente, perché il subconscio va addestrato. Allora farlo ogni giorno, almeno partire con i 21 giorni, va bene? Dai 7 giorni in poi si instilla in te la pratica. Poi potete magari farlo 3 volte a settimana, anche se ci vogliono 5 minuti, ragazzi, ve lo dico, qua è più a leggerlo che a praticarlo. Tanto lo sapete come funzionano le cose, più ci praticate, lo vedete da tutte le testimonianze di successo che arrivano per chi fa un lavoro costante, no? E la meditazione, la presenza è l'unica cosa che ti fa uscire dallo stato di non mente, del non giudizio, non giudicare, non mente, ok? Sarai il custode del gufo. Oggi è vincente chi lascia la propria casa per entrare nel bosco dove il gufo sorveglia i passi di tutti. Conosce i sentieri, vede le orme e decide chi può proseguire e chi si deve arrestare. Cosa vuol dire questa frase? Il gufo è custode della notte, dei valori dell'eterno femmineo, dell'intuizione, l'unica che ti fa uscire dallo stato mentale. Quindi per uscire dallo stato della mente non puoi usare la mente, devi usare un'altra cosa che è la meditazione, che è il cuore, la meditazione. Quindi grazie al fatto che ti appelli al gufo, cioè i valori della notte, allo stato meditativo, il gufo, cioè la tua intuizione, la tua anima, sorveglierà i passi di tutte le leggi e gli arconti che ti girano nella testa. E dirà questo sì e questo no, ma solo se ti allei a questi valori della notte. E io ti garantisco che con la meditazione 5 minuti al giorno tu esci fuori. Ce la fai. Ok? Quindi per tutte le cose che ti accadono in questo mese, anche questa realtà fenomena, questa narrazione nell'amore, i passi da seguire affinché i progetti grossi si realizzino in questo mese sono proprio questi: usare i valori della notte e tenere al bando la mente ordinaria razionale, d'accordo? Ok, ragazze mie, ragazzi, io vi auguro un viaggio meraviglioso in questo marzo 2025 verso gli obiettivi reali della vostra anima
e vi abbraccio forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.